Buongiorno, benvenuti sul mio canale YouTube Astrotarotina, un canale in cui parliamo di astrologia e di tarocchi e di tante altre cose che mi stanno a cuore, che vi stanno a cuore, spero. Oggi parleremo dell'influenza dei cicli lunari e del legame con i tarocchi di Marsiglia, cioè descriveremo ogni fase del ciclo lunare e associeremo a questa fase del ciclo lunare una lettura specifica con i tarocchi di Marsiglia, proprio per capire meglio il messaggio di queste energie. Naturalmente sono delle proposte come sempre, quindi voi siete liberi chiaramente anche di arricchirle, fare delle ricerche, apportare il vostro proprio punto di vista personale. Ma prima di entrare proprio nel cuore dell'argomento, le raccomandazioni abituali, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video se vi è piaciuto, mettete un pollice per aiutare il canale YouTube e attivate la campanellina delle notifiche per ricevere le notifiche della pubblicazione del video. Andate a scoprire, se non l'avete ancora fatto, le pagine Instagram dove troverete moltissimi contenuti di astrologia e di tarocchi. E infine potete scrivermi a mariacristina.astrotarot con una T finale a gmail.com se desiderate una sessione di astrologia di tarocchi e di astrotarocchi, ricevere anche il questionario per valutare le vostre conoscenze di astrologia e di tarocchi e anche e soprattutto la newsletter che invio in genere il lunedì personalmente alle persone che ne hanno fatto la richiesta. Ora, entriamo nel cuore dell'argomento. Dal punto di vista astronomico, noi sappiamo che la Terra è un satellite naturale, la Luna, scusate, che la Luna è un satellite naturale della Terra, che non produce una luce propria ma riflette quella del Sole, e durante la sua rivoluzione, quindi il suo movimento attorno alla Terra, la parte illuminata della Luna visibile dal nostro pianeta cambia progressivamente, e queste variazioni di aspetto sono chiamate appunto fasi della Luna, e le fasi della Luna si susseguono secondo un ciclo regolare che è di circa 29,5 giorni, chiamato ciclo sinodico. Ma che cos'è il ciclo sinodico, potreste chiedermi? È il tempo che ci mette un astro, comunque in questo caso la Luna, per ritornare alla posizione iniziale rispetto a un osservatore esterno, anche lui in movimento. Dettaglio particolare, perché esiste anche un ciclo chiamato siderale, in questo caso quello della Luna è di 27,3 giorni circa, che mi indica il tempo che ci mette in questo caso la Luna per ritornare alla posizione iniziale, ma rispetto alle stelle fisse. Quindi questi due cicli, abbiamo visto, hanno una durata diversa, circa 29,5, circa 27,3. E perché, voi mi direte, c'è questa differenza? Perché nel caso del ciclo sinodico l'osservatore si muove anche lui contemporaneamente, mentre anche la Luna si muove, cioè la Luna gira attorno alla Terra, ma noi, cioè la Terra che siamo sulla Terra, giriamo attorno al Sole. Quindi questo movimento che noi abbiamo fa sì che la Luna debba percorrere una porzione di percorso supplementare per ritornare alla posizione iniziale. Dopo questa piccola parentesi astronomica, continuiamo la nostra descrizione dicendo che si distinguono 8 fasi, no? in questo ciclo della Luna, dalla Luna nuova alla Luna piena, dalla Luna piena di nuovo alla Luna nuova, e l'osservazione di queste fasi ci permette di valutare l'influenza che la Luna ha sui cicli naturali della Terra, attraverso le maree, sono la cosa più evidente, ma anche l'osservazione, se volete, dei cicli biologici, dei comportamenti, per esempio del mondo vivente, quello che si chiama il mondo vivente, cioè sia il mondo vegetale, animale, ma gli esseri umani anche. Simbolicamente, ed è qua che noi vogliamo arrivare con l'astrologia, è un ciclo che mi dà la germinazione, naturalmente, mi dà la crescita, l'apogeo, la raccolta, e poi la decrescita, la purificazione e la gestazione invisibile. Quindi parliamo di una luna crescente dalla luna nuova alla luna piena, con un'energia di costruzione, di messa in movimento, di dinamismo, di decisione, di una linfa vitale che sale. Parliamo di una luna calante, cioè una luna che va dalla luna piena alla luna nuova, con un'energia di qualcosa che si ritrae, una selezione, un'integrazione, una pulizia e anche una chiusura di un ciclo. Nei tarocchi di Marsiglia
la fase detta crescente a me fa pensare diciamo sì, ai tarocchi, parlo sempre degli arcani maggiori, fra il bagatto e la forza, cioè lo slancio che prende forma, e la fase calante ci fa pensare al passaggio dall'eremita al mondo, cioè l'esperienza si distilla per poi concludersi. Quali sono queste 8 fasi? Eccole qua. Dunque abbiamo una luna nuova, quindi la luna si trova fra la Terra e il Sole, per cui è invisibile dalla Terra. Parlo in francese. Poi abbiamo eccola qua, una falce crescente, che è questa, in cui una sottile parte illuminata appare sul bordo destro. Poi abbiamo il primo quarto, cioè la metà destra è illuminata, vediamo della luna, la gibbosa crescente, più della metà destra è illuminata, ma non è ancora piena. Si passa alla luna piena, in cui il disco lunare è illuminato ed è visibile. Poi passiamo all'altra fase, cioè la luna gibbosa calante, più della metà della parte sinistra è illuminata, ma la luce diminuisce. L'ultimo quarto, di nuovo abbiamo a parti uguali, la metà che è illuminata, ma questa volta è quella sinistra rispetto alla fase crescente. E poi abbiamo la falce calante, detta balsamica, dove c'è una sottile parte illuminata a sinistra poco prima della luna nuova. Quindi vediamo che il ciclo della luna in realtà è un ciclo regolare che ogni mese ci propone un insegnamento, non ciclico nel senso classico del termine, cioè a cerchio chiuso, ma a spirale, cioè ogni mese dovremmo aver integrato qualcosa di nuovo e quindi avere una nuova fase di coscienza, perché questo ci porta la luna, ci porta a capire degli stati di coscienza, perché la stessa situazione, se la vogliamo analizzare sotto forma di lettura dei tarocchi, ma in fasi della luna diverse, porteranno a domande diverse, perché a volte bisogna iniziare qualcosa, a volte bisogna correggere, altre volte bisogna raccogliere, altre bisogna lasciare andare. Ma il principio fondamentale comunque delle fasi della luna è che la luna non ci comanda, ma la luna ci rivela delle parti di noi. Ma voi mi chiederete perché il legame con i tarocchi di Marsiglia? Perché secondo me, usati in associazione con le fasi della luna, ci permettono di sviluppare l'arte del momento giusto. Cioè, le fasi della luna ci danno delle angolazioni: iniziare, spingere, tagliare, affinare, celebrare, ringraziare, importantissimo, liberare, anche tacere, sapere stare in silenzio. Quindi i tarocchi ci aiutano a fare la diagnosi, ci suggeriscono cosa fare, cioè dove blocca la cosa manca, cosa mente, cosa ci chiama, cosa guarisce. Cominciamo subito. Allora, la luna nuova, eccola qua, abbiamo detto si trova fra la Terra e il Sole e quindi è invisibile dalla Terra. È il seme dell'oscurità, l'energia è quella dell'intenzione, del seme, ed è la notte dove tutto è presente non diciamo in forma potenziale. Non abbiamo ancora la prova di qualcosa, infatti questa luna nuova ci insegna che cosa? Che non abbiamo bisogno di certezze per posare la prima pietra, per seminare il primo seme. Nei tarocchi mi fa pensare alla papessa, cioè è proprio il mistero in gestazione, e al bagatto, che è proprio il primo gesto. La trappola di questa luna nuova può essere di voler assolutamente avere un piano globale completo prima del primo gesto, di cercare l'approvazione esterna prima di avere il consenso interno o interiore, e di confondere vuoto e sterile. Infatti la lettura per me è una lettura della semina in 4 carte, allo scopo di definire l'intenzione e le condizioni di crescita. La prima carta mi dice il seme, quale intenzione vuole nascere ora. La seconda carta è la terra, cosa deve sostenerla, tempo, struttura, luogo, disciplina. Poi l'acqua, cioè quale emozione, quale bisogno nutre questo inizio. E poi la pietra, cioè che azione posso, anche minima, ma posso iniziare entro 24 ore. Con la frase chiave della luna nuova: pianto una verità semplice.
Passiamo alla falce crescente, eccola qua. Lo slancio, questa qui, lo slancio, la promessa fragile, l'energia è quella del piano, dell'allineamento. Qui la vita ci dice sì ma con dolcezza. Perché ho usato la parola promessa fragile? Perché sono delle motivazioni nuove, perché sono delle idee in fermento, perché sono delle opportunità timide. E io penso all'imperatrice, perché l'imperatrice è la fertilità, è la mente anche che crea, è la capacità, la forza della creazione unita naturalmente all'imperatore, che è la forma che si costruisce, fra le altre cose. Le trappole di questa fase di luna crescente è di voler andare troppo in fretta e quindi di bruciare il germoglio che è fragile, di scoraggiarsi perché non è ancora solido, per forza il germoglio è fragile, e anche di parlare troppo perché il germoglio per crescere ha bisogno di silenzio. La lettura è quella dello slancio, quindi in 5 carte, allo scopo di nutrire l'inizio senza disperdersi perché tutto è ancora fragile. Quindi la prima carta è il soffio, cosa mi dà desiderio. La seconda carta è il freno, cosa mi trattiene, la paura, la stanchezza, le vecchie lealtà. La terza carta è l'alleato, quale sostegno concreto posso attivare. La quarta carta è il filo, quale azione ripetibile rende reale il progetto. E poi il segno, come saprò fra 7 giorni che sta crescendo, con la frase chiave della faccia crescente che è organizzo l'energia, scelgo una direzione. Passiamo poi al primo quarto, ecco, siamo qua su, vediamo che è proprio la soglia, la prova della decisione, della scelta. Infatti l'energia è quella dell'ostacolo ma anche del coraggio. Vediamo che la luna è divisa in 2 parti uguali di ombra e di luce, quindi io parlo in questo caso di conflitto creativo. Devo fare una scelta e quindi penso al carro, cioè la volontà che diventa direzione. E la trappola di questa fase della luna è quella di cercare l'armonia prima della decisione, di confondere difficoltà e errore e di lasciare che siano gli altri a decidere. Quindi la lettura è proprio quella della scelta in 6 carte, allo scopo di tagliare e mettere l'energia dalla parte giusta. È una lettura molto semplice. La prima carta, cosa ottengo scegliendo la via A, la seconda carta, cosa ottengo scegliendo la via B, la terza carta, cosa devo sacrificare per A, la quarta carta, cosa devo sacrificare per B, e poi la verità, cioè cosa voglio veramente al di là del mentale, e poi l'azione chiara che compio entro 48 ore. Con la frase chiave del primo quarto che è dimostro alla vita che faccio sul serio. Passiamo poi alla gibbosa crescente. Eccola qua, gibbosa crescente, l'affinamento prima dello splendore. L'energia è proprio quella del migliorare, dell'affinare. Perché? Perché vedete siamo qua, quindi siamo quasi alla luna piena, l'opera prende forma, ma abbiamo ancora tempo e l'opera richiede ancora degli aggiustamenti, delle correzioni, anche una maturità. E infatti per me è il tempo, fare altre cose, ma tutte queste sono delle proposte, della giustizia, voilà, e anche di temperanza, cioè l'opera si equilibra, si parla di equilibrio, di proporzione, di miglioramento, di armonia, se volete. La trappola di questa fase è quella dell'ossessione del dettaglio, del perfezionismo, è quella della fretta di esporsi, di cercare la visibilità alla luna piena, alla luce, troppo presto, e anche al contrario, in qualche modo, ma complementare, sì, la rigidità, cioè non ascoltare ciò che l'opera richiede. La lettura è quella dell'affinamento in 7 carte per allo scopo di aggiustare, perfezionare, rendere efficace prima dell'esposizione alla luna piena. Quindi la prima carta è il nucleo, ciò che funziona già, la seconda carta è la falla, il punto debole da correggere, la terza carta è il troppo, ciò che appesantisce, che disperde anche. Poi la quarta carta è ciò che manca e quindi ciò che va aggiunto, può essere tempo, struttura, competenza. La quinta carta è importante, il ritmo giusto, cioè la cadenza ottimale, può essere quotidiana, può essere settimanale, poi la chiarezza, come rendere il messaggio più leggibile e finire con la soglia, ciò che posso mostrare, consegnare alla luna piena, con questa frase chiave della gibbosa crescente che è passo dal sogno alla qualità della mia opera. E poi arriviamo a questa nostra luna piena che è effettivamente lo specchio, la rivelazione, l'amplificazione, la verità relazionale con l'energia della rivelazione e della liberazione.
Ora noi sappiamo, l'abbiamo vissuto tutti, che la luna piena illumina. E che cosa illumina la luna piena? Ciò che è confuso, le emozioni, i bisogni, le relazioni, le contraddizioni, quindi non è solo romantica, ma è lucida, cioè mostra ciò che vive e ciò che non lo è più. E nei tarocchi penso all'asse effettivamente luna-sole, cioè immaginario, verità, sensibilità, evidenza, illusione, rivelazione. Le trappole di questa fase lunare sono di reagire invece di osservare, di drammatizzare invece di integrare, di scambiare un'emozione per una decisione. La lettura è quella dello specchio, è un po' scomoda, ha 8 carte, ha lo scopo di accogliere la rivelazione senza perdersi, cioè la prima carta è la luce, ciò che ora è illuminato, la seconda carta ovviamente è l'ombra, ciò che evitavo di vedere, la terza parte è il cuore, il mio bisogno profondo, la quarta carta, non parte scusate, la quarta carta è l'altro, il mondo, quello che l'altro, il mondo mi rimanda, mi rinvia, poi la menzogna è l'illusione che mi stanca, che mi sfinisce, la verità, che è la frase nuda, è vera anche, e poi l'offerta, ciò che devo dare, tempo, azione, parole, perdono, e poi la benedizione, ciò che ricevo se onoro questa verità, con la frase chiave della luna piena che è raccolgo e restituisco. Passiamo alla gibbosa calante, siamo in questa fase qui, raccolta, gratitudine, trasmissione, l'energia è quella dell'integrazione, della gratitudine. Dopo l'apogeo che abbiamo conosciuto qua in luna piena, qualcosa discende, ma non si disperde, è una distillazione. Infatti è il tempo di chiedersi cosa ho imparato, cosa tengo, cosa trasmetto. E qui l'archetipo, eccolo qua, è la stella. La stella, perché la stella? Che tantissime cose, ma in questo caso c'è la semplicità, mi parla di semplicità, mi parla di chiarezza, mi parla di guarigione, mi parla di gratitudine, importantissimo. Infatti le trappole di questa fase della luna sono la malinconia inutile, pensare che finisca e quando non si vede invece di vedere che si sta trasformando, volere rilanciare subito invece di integrare, assimilare e trascurare la riconoscenza, l'ingratitudine, infatti è un'amnesia spirituale. Quindi la lettura che cos'è se non la lettura della gratitudine in 5 carte, ha lo scopo di integrare, apprendere e consolidare. La prima carta è la raccolta, ciò che ho ottenuto davvero, la seconda è la lezione, quello che questa lunazione mi ha insegnato, la terza è la medicina, ciò che mi guarisce in questa esperienza, la quarta è la condivisione, ciò che posso trasmettere e offrire, la quinta è la continuazione, il filo che conservo fino alla prossima lunazione, con la frase chiave della gibbosa calante, che è il filo proprio che è proprio trasformare, scusate, l'esperienza in saggezza, grazie a questo filo. E arriviamo all'ultimo quarto, siamo alla fine del nostro ciclo, eccolo qua, non ancora esattamente, ma insomma, che è quello, l'ultimo quarto è questo, ha lo scopo di svuotare, tagliare, liberare l'energia trattenuta, è proprio un'energia di selezione, quindi di verità. Allora, vediamo che la luce è di nuovo tornata a metà, è il secondo passaggio rispetto al primo quarto, tranne il fatto che l'energia si è invertita, quindi qui non scegliamo una direzione, qui noi scegliamo ciò che interrompiamo e infatti io penso in tarologia all'arcano 13, all'arcano senza nome, che non distrugge ma ci permette di distaccarci da qualcosa che non è più o che non ci serve più, quindi è la liberazione. La trappola infatti che cos'è? Quella di aggrapparsi per abitudine o di negoziare con ciò che invece deve finire, oppure di trasformare una purificazione in autocritica. Quindi la lettura è quella proprio, dico, di sgomberare qualcosa, di disingombro, sgomberiamo, togliamo 6 carte allo scopo di liberare spazio, recuperare energia, semplificare e finalizzare. La prima carta è il peso, ciò che mi esaurisce davvero, ciò che mi pesa moltissimo. La seconda carta è la radice, ma perché sono legata a questa cosa? Per paura, lealtà, per compensazione, poi il taglio, ciò che devo veramente interrompere ora eliminandolo, poi il vuoto fertile, ciò che rimane una volta che ho
tolto e che rende poi possibile quello che verrà, la protezione, come evitare il ritorno di qualcosa che non desidero, e poi il potere, l'energia, anche la potenza restituita, quindi ciò che recupero: tempo, energia, dignità, con la frase chiave che è dell'ultimo quarto, che è divento semplice, quindi potente. E finiamo effettivamente con la fase calante, eccola qua, falce calante, detta anche balsamica, che è il silenzio fecondo, il laboratorio invisibile interiore, con l'energia proprio quella di ritirarsi, dell'ascoltare, della rigenerazione. È una fase sacra in cui l'anima riordina, chiude, perdona, importantissimo, depone qualcosa. Viene chiamata balsamica anche, questo viene dalla parola balsamo, che nell'antichità indicava una sostanza che serviva per curare, ma serviva anche per preservare, per imbalsamare, cioè per preparare dopo la morte alla rinascita. Quindi non è affatto un periodo fragile o debole, è un periodo molto profondo, per cui per me è il tempo dell'eremita, della saggezza che conserva l'essenziale, dell'eremita che spegne la lampada esterna per accendere e ascoltare la lampada interiore. Le trappole di questa fase è quella di continuare a forzare in fase crescente, di sovraccaricare l'agenda e quindi perdere il messaggio, e anche di giudicarsi meno produttivi. Qui non si produce risultato, si produce senso. La lettura balsamica, in questo caso l'ho chiamata proprio balsamica, quindi questa fase della falce calante è proprio lo scopo in 4 carte di chiudere, perdonare, importantissimo, preparare il primo ciclo, il prossimo ciclo. Quindi la chiusura, la prima carta è la chiusura, ciò che va concluso interiormente. La seconda carta è il perdono, ciò che posso lasciare andare per me, per gli altri, per la vita. La terza carta è il vuoto, ciò che lascio volutamente aperto, e la quarta carta è il sigillo, cioè l'intenzione silenziosa per la prossima luna nuova, con la frase chiave della falce calante balsamica: non insisto, preparo il prossimo ciclo. Quindi in sintesi abbiamo una luna nuova, intenzione seme, abbiamo una falce crescente, piano allineamento, primo quarto ostacolo coraggio, la gibbosa crescente affinamento, miglioramento, la luna piena, eccola qua, rivelazione e liberazione, la gibbosa calante, integrazione e gratitudine, l'ultimo quarto, selezione e verità, e la falce calante balsamica, il riposo e il messaggio. Ora io vi consiglio di riascoltare questo video a ogni fase, ogni fase del ciclo lunare, in modo da integrare correttamente la pratica e anche appropriarvene. Allora, questa volta non vi lascio con una citazione, ma con alcune considerazioni. Quindi la luna ci dona il respiro, quindi ispirazione, inspirare crescente, espirare calante. I tarocchi ci donano il verbo, cioè i tarocchi nominano, decidono, benedicono, rettificano, e quando il respiro e il verbo si incontrano, si associano, noi siamo allineati su cosa? Siamo allineati con cosa? Con il ritmo, con la cadenza della vita e con il ciclo della vita. Quindi per terminare, le raccomandazioni abituali: pollice, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanellina delle notifiche, andate a scoprire Instagram, iscrivetemi a mariacristina.astrotarot@gmail.com se desiderate una consulenza di astrologia tarocchi e astrotarocchi, o ricevere la mail settimanale, la newsletter settimanale. E termino con i ringraziamenti, naturalmente con la gratitudine. Grazie per avermi concesso una parte del vostro tempo, perché, come dico sempre, il tempo con la salute sono i nostri 2 beni più preziosi. Quindi grazie e alla prossima.